Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, o per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di settembre 2025. Lo facciamo tenendo conto anche dei transiti principali del mese che mi sono scritti sommariamente sull'agenda. Abbiamo Mercurio in Vergine nel tuo segno fino al 18 e quindi questo porta un'accelerazione delle tue, come dire, della pianificazione. Ordine mentale, studio, pianificazione, sarai molto agevolato in questo. Marte in Bilancia, poi fino al 22 Saturno in Pesce, eclissi lunare, Luna piena del 7, Urano retrogrado in Gemelli, Venere in Leone fino al 19 settembre e poi passa in Vergine il 19. Quindi dalla seconda parte del mese la tua Venere ti sostiene, ok? Soprattutto in ciò che riguarda la creatività, l'espressione, i rapporti affettivi. Andiamo a vedere come si delinea però nei tarocchi con il nostro viaggio specifico. Quindi facciamo una bella croce celtica iniziale dove vedere tutta l'energia per te in questo mese. Poi analizzeremo settore per settore, lavoro, finanza, economia, affetti, famiglia, amicizia, psiche, corpo, salute, fisica e psichica, e poi andremo nel dettaglio sull'amore, ok? E alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare tutti i tuoi obiettivi, quel piccolo rituale da unire per tutte coloro che lo stanno facendo ai 21 giorni come sentiero iniziatico. Per tutte le ragazze nuove i 21 giorni li trovate qui sotto, cliccate sul post di reindirizzamento. Insomma, sotto all'info box ci sono i 21 giorni da seguire per realizzare i tuoi obiettivi e ampliare lo stato di coscienza, va bene? Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Allora, come entriamo nel mese di settembre? Energia iniziale. Ostacolo, sfida principale di questo mese. Le radici della situazione, cosa c'è nel tuo subconscio, cosa è accaduto nelle settimane precedenti nel mese di agosto, poi prima parte del mese dall'1 al 15 settembre, seconda parte del mese dal 15 in poi, qual è il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale. Spostiamo un po' di qua. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Settembre 2025 per te. Allora, vediamo come entriamo. Situazione attuale. Qua c'è un 10 di bastoni. Il mese inizia con un'energia un po' di peso. Ti vedo un po' stanca, un po' stanco. Però è la fine di questa stanchezza. Cioè, potrebbero essere delle responsabilità o degli impegni accumulati. Cioè, entri a settembre sentendo il bisogno di alleggerire il carico, ecco, ma anche di affrontare le responsabilità con disciplina, perché Mercurio in Vergine ti aiuta anche a organizzare, pianificare, razionalizzare, quindi la mente la vedo lucida, anche se è sotto pressione, la vedo lucida, ok? Cioè non è un carico che ti porti con vittimismo, perché saprai organizzare. Ok, vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale. Il Cavaliere di Denari. Guarda, la sfida sarà mantenere costanza
e pazienza. Perché questo cavaliere indica un approccio metodico e prudente, però siccome sta sfida è come se potresti sentire il bisogno di accelerare i tempi. Quindi l'invito è procedere passo passo senza farsi sopraffare dal perfezionismo o dalla fretta. Ok? Vediamo il subconscio, le radici. Qua abbiamo il paggio dei denari. Le radici parlano di apprendimento, di nuove opportunità, curiosità pratica, cioè c'è da parte tua un desiderio di crescere concretamente, sia nel lavoro sia nelle relazioni. E Mercurio in Vergine amplifica l'attenzione ai dettagli, la voglia di fare scelte pragmatiche. Ti vedo animata, animato da questo, sì, una bella energia. Vediamo che è successo nei mesi precedenti o agosto. Ah, il mago c'è. Io vedo che qua il mese di agosto, le settimane precedenti hanno portato iniziative, hanno portato azioni decise, hanno portato la possibilità di manifestare ciò che si desidera, vedo. Quindi è come se avessi avuto tu modo di sperimentare la tua capacità di creare e realizzare. E quindi è una bella spinta che ti viene da agosto. Ok? Ok, vediamo adesso la prima parte del mese, i primi 15 giorni. C'è un po' di mancanza qua, il 5 di denari. Indicano questi 15 giorni una fase un po' di, come se percepissi un po' di mancanza, non so se a livello materiale o, o emozionale. Credo più a livello pratico, materiale. Un po' di insicurezza percepisci. Vedo nei primi 15 giorni che potrebbero emergere delle preoccupazioni o sul denaro o sulle tue risorse o sul supporto. Questa carta ti dice non lasciarti scoraggiare, va bene? Perché qua hai un supporto potente invece. Comunque lo vediamo e poi ti faccio vari ambiti. Seconda parte del mese. Ah, ci picchia, che succede qua? 10 di spade. Io vedo che nella seconda parte del mese, dal 15 settembre in poi, c'è un momento di crisi, oppure di chiusura di un ciclo. Questo può riguardare o lavoro, o situazioni relazionali, o dei vecchi schemi emotivi da abbandonare. Come se questo ti desse il carico da 90, mi spiego, boom. E ti dico una cosa, hai Venere in Vergine a tuo favore dal 19 settembre in poi. Quindi la Venere in Vergine ti aiuta a gestire il cuore con lucidità e senso pratico, senza perderti in fronzoli. Vediamo qual è il tuo approccio. Ah, ma tu hai un bellissimo approccio, c'è il paggio di coppe qua. Ti vedo mossa da curiosità emotiva, da apertura. Ti vedo voglia di esplorare nuove possibilità sentimentali, oppure con la voglia di esplorare nuove possibilità creative. Ti vedo con innocenza, leggerezza, pur rimanendo radicata alla concretezza. Cioè voglia di nuovo, per questo boom boom qua. Vediamo le influenze esterne. Il 2 di bastoni. Le circostanze esterne ti stimolano a guardare avanti, a pianificare il futuro, a considerare diverse opzioni. Qua io vedo delle collaborazioni o delle decisioni strategiche che possono emergere, soprattutto nel lavoro o nei progetti pratici, che ti spinge a guardare avanti. Vediamo le tue speranze e le tue paure. C'è il rischio un po' di indecisione, di dispersione. Qua c'è il 7 di coppe. C'è il rischio di illusione, indecisione o dispersione tra molte possibilità. Qua è importante mantenere chiarezza e discernimento, soprattutto in amore o nelle scelte pratiche. Qua questa carta consiglia di evitare di farsi travolgere dalle fantasie. Che abbiamo il senso pratico, qua è la Venere in Vergine a tuo favore. Ma concludiamo, sono curiosa, poi ti faccio i vari settori. Bello, la regina di coppe. Il risultato finale di questo mese è la regina di coppe. Il mese si chiude con armonia emotiva.
empatia, capacità di accogliere le emozioni tue e degli altri, la sciamana mistica, lo sciamano mistico, la regina di coppe. Cioè qua avrai l'opportunità di integrare cuore e mente, trovare proprio un equilibrio tra concretezza e sensibilità. Come vedi, questa prima parte, la prima parte del mese è come se mi sono stancato, stancato di questi carichi, ho un'energia che mi viene da agosto, la voglia di senso pratico, la Venere in Vergine ti aiuta a fare discernimento e a essere concreta o concreto. È molto nella sfera affettiva, al bando ogni tipo di fantasie o illusioni, ti vedo proprio in equilibrio tra mente e cuore. Sì, assolutamente sì. Adesso ti analizzo settore per settore, va bene? Allora, partiamo dal lavoro, denaro, economia. Inizio mese con dei carichi e delle responsabilità. Qua il lavoro potrebbe apparire pesante, cioè come se sentissi il peso delle responsabilità, però hai anche la forza di affrontarle con disciplina. E la sfida di settembre sarà la pazienza e la costanza, cioè il denaro e le finanze richiedono attenzione, richiedono gestione metodica e concretezza. Il paggio dei denari e il mago, qua ci sono in questo mese delle possibilità di nuove opportunità lavorative o economiche, delle nuove competenze o dei progetti che possono essere messi in pratica. Va bene? Dei progetti che possono essere messi in pratica. Mercurio nel tuo segno supporta la pianificazione e la precisione. Questo 5 di denari nei primi 15 giorni segnano delle possibili preoccupazioni materiali o dei ritardi, guarda che ti dico, ma sono transitori, va bene? Ricordatelo, sono transitori. Nella seconda metà del mese, sempre nell'ambito lavoro, denaro e economia, questo può portare alla chiusura di un ciclo lavorativo, oppure la chiusura di una situazione economica da lasciare andare. Ricordiamo che la Venere è il segno, è il pianeta della creatività, del piacere, della voglia di esplorare, è nel tuo segno, quindi ascolta bene quello che senti e fallo perché ti conduce verso il tuo piacere di realizzazione. Come indicazioni pratiche nel lavoro, l'economia e le finanze, pianifica, ti dice questa stesa, fai dei bilanci, non farti sopraffare dal carico. Ci sono delle nuove opportunità qua che potrebbero nascere da vecchi contatti, oppure da apprendimento pratico. E il fine mese è ottimo per rivedere le strategie, lasciare ciò che non serve più e concentrarti su ciò che produce valore reale. Ok? Sì. Allora, per quanto riguarda gli affetti, famiglie, amicizie, l'amore lo vediamo dopo, io vedo che il tuo approccio emotivo sarà curioso, aperto, con leggerezza, disponibilità, sei disponibile verso gli altri. E qua il 2 di bastoni ci sono le circostanze esterne che spingono a pianificare i rapporti, cioè valutare collaborazioni, valutare amicizie oppure nuove connessioni. L'unica cosa, attenzione alle illusioni o alle decisioni qua, perché potresti sentirti un po' dispersa o disperso tra le varie possibilità. Però a fine mese qua io vedo assolutamente un'armonia nei rapporti, capacità di accogliere, di comprendere e anche sostenere chi ti è vicino. Quindi come indicazioni pratiche ti suggerisco di prenderti del tempo per capire chi porta valore emotivo nella tua vita per andare incontro a questo set di coppe. Quindi prendi del tempo per vedere chi porta valore emotivo nella tua vita e chi invece ti distrae. Cioè io vedo che tu puoi mediare tra il cuore e la mente qui, portando equilibrio nei legami familiari e nelle amicizie. Potresti essere una diplomatica o diplomatico, mi spiego? Allora, per quanto riguarda il corpo, la psiche, l'anima, io vedo che con questo 10 di bastoni e il 5 di denari c'è un po' di stress e di preoccupazioni iniziali che potrebbero pesarti sul corpo. Quindi fate un po' di attenzione alla postura, ragazze e miei ragazzi, ai mal di schiena, tensione muscolari. Con lo yoga sciamanico vi passa tutto, ok?
Sempre per il corpo, la psiche e l'anima, il paggio di coppe e la regina di coppe mi dice che c'è possibilità di recupero emotivo e mentale grazie a delle pratiche di meditazione o di yoga che ti aiutano a integrare mente e cuore, tanto sul canale ce ne sono diverse. Il 7 di coppe qua, attenzione un po' alle illusioni mentali, all'ansia o soprattutto ti dico una cosa, alle rimuginazioni. Quindi ritagliati dei momenti di pausa, di introspezione, cura il corpo e la mente con esercizi di grounding, che significa di radicamento, passeggia a piedi nudi, fatti uno yoga sciamanico, le tecniche di respirazione, perché il mese favorisce il lavoro interiore e anche la riflessione sui desideri profondi dell'anima. Va bene? Sì. Allora, l'amore sommariamente, poi ce lo analizziamo tra un po'. Io vedo che col paggio di coppe c'è apertura e curiosità emotiva. Io qua vedo nuovi incontri per i single. Ho rinnovata leggerezza in coppia. Due di bastoni, 7 di coppe mi parlano di valutazione di possibilità sentimentali, delle decisioni da prendere, dove potresti avere a che fare con delle fantasie non realizzabili. Ecco perché mente e cuore, no? Cioè equilibrio. Quindi io vedo che qua puoi vivere degli incontri molto importanti se resti chiara o chiaro su ciò che vuoi. Il mese favorisce sia nuovi approcci che la profondità nelle relazioni già avviate. Va bene? Quindi facendo un riassunto prima di passare l'amore nello specifico, io vedo qua che settembre sarà per te un mese, inizi il mese con un certo peso iniziale di responsabilità e di impegni, soprattutto sul lavoro e nelle finanze. Però con la giusta organizzazione e il giusto metodo potrai gestire tutto con grande efficacia. Ci saranno dei piccoli rallentamenti o delle preoccupazioni materiali nella prima parte del mese, mentre nella seconda parte vedo che c'è la chiusura di situazioni obsolete, cioè che non sussistono più, e apertura a nuove possibilità sul piano pratico ed emotivo, perché il 10 è una fine, no? 10-10, c'è la fine qua di qualcosa, di non più sostenibile. Nei rapporti affettivi, familiari e amicali, settembre favorisce dei momenti di armonia e chiarezza. Cioè qua è importante circondarsi di persone che portano valore emotivo alla tua vita e lasciare andare ciò che distrae o pesa. Quindi io ti vedo curiosa, curioso, aperto, pronto a esplorare nuove connessioni con equilibrio tra cuore e ragione. Per quanto riguarda il corpo, la mente e l'anima, questo mese ti richiede cura e momenti di introspezione. Quindi sarà utile dedicarsi a delle pratiche che favoriscono l'equilibrio psicofisico, meditazione, yoga sciamanico, grounding. E qua assolutamente vedo in amore delle possibilità di rinnovamento, perché la Venere a favore della metà del mese e di nuovi incontri. Chi è già in coppia qua potrà rafforzare il legame, mentre chi è single qua ci sono delle occasioni importanti se resti chiara o chiaro sui tuoi desideri. La chiusura del mese porta armonia emotiva, comprensione, capacità di accogliere te stessa o te stesso e gli altri, proprio bilanciando responsabilità e cuore, ok? Wow, ok, ragazze mie ragazzi, facciamo l'amore, tutte insieme. Vediamo come vanno a stare l'amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine in amore settembre 2025 nel dettaglio. Vergine, amore. Dieci di coppe. Cavaliere di bastoni. Wow, il 6 di coppe. Una bomba sull'amore. Io qua vedo che ci sono degli slanci emotivi di natura passionale. Slanci emotivi di natura passionale. Guarda, io ti vedo che il mese si apre proprio con un'energia molto positiva per i sentimenti.
Qua vedo armonia, gioia emotiva, possibilità di consolidare legami affettivi. Per esempio, per chi è in coppia ci saranno dei momenti di complicità e serenità molto belli. Per il singolo questa carta indica la possibilità di vivere emozioni profonde e gratificanti. Il Cavaliere di Bastoni, io ti vedo che c'è entusiasmo, passione, voglia di muoversi, di prendere l'iniziativa. Ci sarà un'energia dinamica qua, che spinge a manifestare i sentimenti, ad aprirsi a nuove esperienze oppure a ravvivare relazioni già esistenti. E questo si ricoppia un richiamo al passato, un richiamo alla dolcezza, un richiamo ai ricordi felici, un richiamo alla possibilità di incontri significativi con persone legate anche a esperienze precedenti, cioè persone che conosci già. Oppure, rispetto alla persona nuova, è un'energia che ti fa sentire a casa. Il sericoppio è sentirsi a casa. Può indicare un ritorno di qualcuno del passato per alcuni di voi. Quindi io vedo che qua Venere è completamente a tuo favore, fino al 19 settembre rafforza la passione, il desiderio di connessione autentica, e poi io qua vedo che tu puoi vivere veramente delle relazioni che si possono consolidare anche degli incontri che fai in questo mese. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Due di spade, due di coppe, paggio di bastoni. Io vedo che questa persona c'è amore di questa persona nei tuoi confronti. Posso vedere questa persona come energia di indecisione inizialmente, di dualità. Cioè questa persona potrebbe essere in una fase in cui deve fare delle scelte importanti riguardo al suo cuore o riguardo alla sua propria vita emotiva. Quindi può indicare qualcuno che sta bilanciando due possibilità, magari c'è un legame passato da chiudere, oppure ci sono altre persone o situazioni che lo rendono esitante. Non è una persona chiusa questa, ma è in attesa di chiarezza interiore prima di agire. Perché qua abbiamo il 2 di coppie, questa carta è bellissima, indica attrazione reciproca nei tuoi confronti, incontro di anime, sintonia emotiva, cioè nonostante l'indecisione la persona sente un forte richiamo verso di te. C'è potenziale per un legame equilibrato, c'è potenziale per un legame affettuoso, armonioso, c'è un'energia di apertura al sentimento, un desiderio di connessione, di reciprocità, e qua la voglia di sperimentare questa connessione forte. Il paggio di bastoni mi parla della curiosità, dell'entusiasmo, dell'iniziativa, quindi questa persona potrebbe cercare di manifestare il suo interesse nei tuoi confronti con gesti proprio concreti, messaggi, oppure sentirsi ispirata a creare un contatto con te. Vedo che c'è una certa leggerezza giovanile, una voglia di avventura, di scoperta, no? Senza pressione, ma piuttosto è spinta da questa connessione, però non vuole pressione, cioè come se c'è un'apertura al gioco amoroso col paggio di bastoni. Quindi la sintesi di questa energia è che c'è una dualità iniziale, no? Un possibile conflitto interiore oppure la presenza di altre persone o situazioni da risolvere. Però al contempo c'è sintonia e attrazione reale nei tuoi confronti. C'è il desiderio di esprimersi, di muoversi verso di te, no? In pratica questa è una persona che deve prendere una decisione, ma il cuore lo spinge verso un incontro significativo con te. Ok? Andiamo a vedere cosa succede alla fine in amore per te. Poi ti dico chi è singolo, chi è in coppia. Ok. Cosa succede alla fine in amore? Vergine. 7 di bastoni. No, questo è 7 di bastoni. Wands. Sì, bastoni. 7 di bastoni. 8 di bastoni. Paggio di coppe, assolutamente sì. Guarda, questo 7 di bastoni iniziale mi parla di un'energia di difendere i propri sentimenti e le proprie posizioni. È come se inizialmente dovessi un po' affrontare qualche piccolo ostacolo o una certa competizione o una certa indecisione della persona che arriva. Infatti avevamo 10 spade, 5 di denari, come se
Questa carta ti invita a restare ferma o fermo sui tuoi valori e desideri senza farti spaventare da incertezze esterne. Il 7 di bastoni sono anche qua, c'è una ragazza deve attraversare l'altra sponda, no? E qua ci sono delle difficoltà esterne. Di centrarti e di difendere la tua posizione. Poi, poi arriva subito uno sblocco con l'energia di movimento rapido dell'8 di bastoni e dei cambiamenti che arrivano all'improvviso. Quindi io vedo che qua ci sono un po' di resistenze, l'abbiamo visto anche qui, dopo un'accelerazione improvvisa, quindi messaggi che arrivano velocemente, incontri improvvisi, decisione importante che si concretizza senza più esitazioni, no? Cioè questa carta porta slancio, azione, ciò che era incerto si chiarisce, si muove con una soluzione concreta. E poi abbiamo di nuovo questo bellissimo paggio di coppe che ritorna, l'avevamo anche qui, come sottolinea questa carta la comunicazione nei sentimenti, l'interesse genuino nei tuoi confronti, l'inizio di una nuova emozione, quindi indica messaggi romantici, proposte di incontro, piccoli gesti affettuosi che aprono proprio la strada a un legame dolce, spontaneo. Paggio di coppe, la ripetizione rafforza il tema, cioè l'amore che arriva è giovane, fresco, sincero e volenteroso di esprimersi. Va bene? Sì. Quindi, in sintesi, per l'amore, io vedo che puoi affrontare delle piccole sfide o indecisioni iniziali, ma con fermezza e chiarezza puoi superarle. La situazione si sblocca rapidamente, portando novità, incontri e messaggi concreti. L'energia del paggio di coppe conferma un nuovo inizio romantico oppure una relazione che si esprime con leggerezza. La ripetizione 2 volte del paggio di coppe lega, cioè si sofferma su questo aspetto della necessità del fatto che il sentimento è spontaneo, sincero e reciproco. Ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dirà, visto che questo paggio di coppe è ripetuto 2 volte, questa persona, cosa muove questa persona nei tuoi confronti? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li trovate sotto all'info box in descrizione. Ragazzi miei, ragazzi, salvatevi questo video per monitorare tutti i passi durante il mese, ok? Tanto lo so che già lo fate, lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Vediamo. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua c'è una persona che ha sofferto molto, adesso sente di meritarti. Oppure c'è una persona nuova che sente di meritarti perché ha sofferto molto, questo 2 di spade, questo tormento interiore, no? Io ti merito, uno slancio verso di te, una persona indecisa che poi alla fine si slancia. Cos'altro? Sto affrontando tutte le paure, mi parla effettivamente di una persona che ha avuto un tormento e che nel rapporto con te affronterà le sue paure per darsi completamente. Cos'altro? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Quindi questa persona vuole stare con te sì o sì. Cioè saremo felici o saremo tristi, che importa? Cioè nel senso non è che sto con te solo quando stiamo bene. Sto con te perché sei tu. E quindi vedo la bellezza nella luce e nell'ombra della relazione. È una persona molto consapevole, per cui il tormento è finito e quindi grazie a un tormento si è resa consapevole dei vari aspetti dell'esistenza. Sì. Allora, ragazze e miei ragazzi, adesso vi dico per chi è single. Perché il single qua mi dice che questo mese è pieno di apertura emotiva e di nuove possibilità. Ci sono ottime energie per gli incontri significativi. L'energia della persona che arriva con questo 2 di spade, 2 di coppe e paggio di bastoni mostra indecisione iniziale, però un sincero interesse. Potrebbe essere qualcuno che deve chiudere con il passato o prendere una decisione importante, però è attratto irrefrenabilmente da te. Le carte finali qua mi dicono che ci saranno dei movimenti rapidi e concreti, messaggi, incontri improvvisi o nuove opportunità amorose, sì. Mi dicono qua è come se tu dovessi difendere i tuoi sentimenti, scegliere con chiarezza, te l'avevo già detto prima.
Quindi settembre, perché è singolo, porta delle possibilità di un incontro significativo, qualcuno che richiede pazienza all'inizio, ma che ha reale potenziale. Quindi l'amore si manifesta con azioni concrete, con spontaneità e slancio emozionale, va bene? Per chi ha una persona nel cuore, ma magari non sta ancora insieme o è a distanza, la stessa generale unita con questa, allora indica che ci può essere un ritorno del passato. Ci sono segnali concreti di riavvicinamento possibile, almeno di chiarimento emotivo. L'indecisione dell'altra persona può rappresentare la distanza che c'è tra di voi, conflitti pregressi oppure incertezze dell'altra persona, ma il 2 di coppe e il paggio di coppe mi dicono che i sentimenti di questa persona sono reali e reciproci nei tuoi confronti. E quindi le carte finali mostrano che ci sarà movimento, comunicazione, accelerazione della situazione, portando proprio a un contatto concreto, cioè messaggi chiari, e passi verso una riunione o chiarimento. Va bene? Quindi per chi ha questa persona nel cuore, non ci sta insieme oppure sta a distanza, settembre è l'opportunità di fare chiarezza, di esprimere i sentimenti, trasformare le situazioni in qualcosa di concreto, con slancio emotivo reciproco. Quindi è un ritorno, riconciliazione, sì. Poi, per chi è in coppia invece, io vedo che le carte indicano proprio stabilità emotiva, passione e vitalità. Momenti di dolcezza, di complicità. La tua persona con la quale sei in coppia rappresenta proprio riaffermazione dei sentimenti reciproci. Prenderà delle iniziative romantiche, gesti affettuosi nei tuoi confronti. Però il 7 di bastoni mi dice che potrebbero emergere delle piccole sfide o delle incomprensioni da affrontare insieme. Però la relazione si muoverà velocemente verso momenti di gioia, di scambi sinceri, rafforzamento del legame. Quindi settembre per te che sei in coppia è un mese di slancio, di comunicazione attiva, di conferme emotive. Eventuali ostacoli saranno superati con dialogo e decisioni condivise, portando certamente a maggiore complicità e vitalità nella relazione. Ok? Quindi questo è il mese in cui l'amore che arriva per te è sincero, diretto, giovane e spontaneo, che è pronto a manifestarsi concretamente. Va bene? Ok, wow, ho detto tutto e adesso vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale per te, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita per canalizzare l'energia nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Allora, Vergine, cosa ci dicono le carte del drago immaginale? Il vento, ci picchia, il vento mi parla di cambiamenti repentini, ma anche di altro. Adesso ti dico, numero 18. Allora, sono attesa, regina di coppe. La nascita è data dall'aggregarsi degli elementi, acqua, aria, terra, fuoco. La morte è data dal disgregarsi degli elementi, che tornano ciascuno alla propria origine. Il primo elemento nel processo di disgregazione, cioè la cosiddetta morte, è l'elemento aria, che esce dal corpo per non farvi più ritorno. Questo elemento è l'ultimo ad aggregarsi per dare origine alla nascita. In fase intrauterina, infatti, il bambino è allo stadio di pesce. Non respira aria con i polmoni, solo al momento dell'uscita dal grembo materno l'aria entra nel suo corpo. Il responso del drago. L'elemento aria indica il momento di cambiamento. In presenza di questa carta tu sai di essere in un percorso di crescita e sai che tra breve si manifesterà una metamorfosi significativa in cui ci sarà trasformazione radicale di prospettiva e ciò che prima ti era invisibile ti diverrà evidente. Questo è il momento della pura attesa. Cerca di stare in questa fase senza provare né attrazione né repulsione per tutto ciò che vivi e sperimenti. Quello che vi dico sempre, no? L'equanimità, la medesimezza è uguale, è tutto uguale.
I venti del perché ti dico questo, di rimanere ferma, perché i venti del tuo karma stanno soffiando forte in questo mese. È meglio non prendere decisioni importanti in questo mese, attendi. La crescita porta con sé a volte anche prove dure, 5 di denari, 10 di spade, affinché il tuo karma negativo non possa avere efficacia in questa situazione. Agisci solo quando i venti del karma si saranno calmati. Il momento della pura azione ti sarà evidente. Lo riconoscerai perché sarà accompagnato da una sensazione di profonda calma. Che ti ho detto all'inizio qua col Cavaliere di denari, potresti avere l'impulso di agire velocemente per la fretta o per la precisione. No. I venti del tuo karma soffiano forte. Per non fare scelte sbagliate devi attendere, devi stare ferma, non farti prendere dalla fretta, affinché tutto sia compiuto, perché sentirai armonicamente quando agire in delle situazioni. Adesso ti do il rituale della buona riuscita per non fare cose azzardate. Ok. Sdraiato o seduto con la colonna vertebrale eretta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. Si chiamano i cancelli del respiro. Ve l'ho fatta fare nella meditazione della bambina interiore. Vi ricordate la sequenza fluida yoga sciamanico risveglia il tuo potere occulto? Lì. Per chi sta facendo i 21 giorni, questa è la pratica da inserire insieme ai 21 giorni. Per chi non li stesse facendo, vi rimando sotto, vi dico come fare la pratica, altrimenti questo è da fare sempre per canalizzare l'energia giusta. Ok. Questo punto generalmente viene percepito nelle ali del naso, alcuni però lo sentono più in alto, nella radice del naso, altri più in basso, subito dopo il labbro superiore. Cioè praticamente devi mantenere l'attenzione sul respiro, sul naso. Quando l'aria entra nel naso ed esce dal naso, tieni l'attenzione lì. Ok. Allora, 10 respiri fai così con l'attenzione. Poi, rivolgendoti al tuo spirito guida o amante mistico, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Quindi fai 10 respiri sentendo, concentrandoti sull'aria che entra nel naso. Entra, esce, entra, esce. Poi, maestro, chiedo la forza dell'attesa. Lo dici una volta a parole e poi mentalmente. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Osserva tutte le emozioni e i tuoi pensieri riguardo al tema per il quale hai interrogato la lingua del drago. Quando fai questa pratica, osserva tutti i pensieri che ti vengono in mente, osservali. Lasciali scorrere questi pensieri, dicendo a te stessa o a te stesso solo questo. So che sto pensando questo, so che ora sto sentendo questo, so che ora sto pensando questo, so che ora sto sentendo questo. Tipo, fai 10 respiri, beh. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Mentre dici questo, nella tua mente passano miliardi di cose. Per esempio, passa il fatto che devi fare quella cosa subito, e passa il fatto, e che cosa devo fare tra un'ora, e passa per esempio, che devo cucinare a pranzo, Oppure ti viene un prurito al braccio destro, ecco, mentalmente devi dire ehm, so che sto pensando questo. Mentalmente lo dice, non lo dice ad alta voce. So che sto pensando al pranzo che devo fare tra un'ora mentre sto facendo questa pratica che non c'entra niente. So che sto pensando che quello. Oppure mi viene il prurito al braccio, so che sto sentendo prurito al braccio. Renditi consapevole del tuo stato interiore. Poi, e poi dici a te stessa: rimango nel vento dei miei pensieri e delle mie emozioni in attesa che si calmi la tempesta. Chiedo la forza dell'attesa. Va bene? Questa è una pratica semplicissima e potentissima. Quando le pratiche sono semplici, sono efficaci. Quando non sono semplici, sono teorie. E con le teorie non andiamo da nessuna parte.
Lo yoga sciamanico è semplice, per questo funziona da Dio. E lo sapete bene. Semplice, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, bomba atomica anche per voi, ma tutti i segni zodiacali che ho fatto fino a questo momento sono stravolgimenti cosmici, bellissimo, ci si prepara a quest'autunno in modo veramente da tagliare i rami secchi per essere sempre più rigogliosi ed è bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.